Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una battuta spinning in interno fiume, in acqua salmastra. Andremo in cerca della spigola e lo faremo unicamente con i crank. Venite con me in questo video, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Allora, oggi vi porto con me in questa battuta di pesca dal kayak e lo faremo, come dicevo in precedenza, utilizzando esclusivamente i crank. Sono delle esche molto particolari che non tutti utilizzano in modo efficace in questo video cercheremo di fare anche un approfondimento sull'utilizzo dei crank, nominando i pro e i contro di queste esche artificiali. Come ormai si utilizzano le esche in gomma come i classici worm oppure i Minnov innescati su testine piombate e sono efficaci per la ricerca della spigola, così possiamo utilizzare anche esche diciamo non troppo comuni come ad esempio i crank, e li possiamo utilizzare con molta efficacia sia all'interno dei fiumi come in questo caso, ma anche in mare dove le condizioni anche ambientali dell'habitat lo permettono. Infatti anche dalle scogliere è possibile utilizzare i crank e soprattutto all'interno dei porti, magari rasentando le banchine o lanciando a ridosso delle imbarcazioni ormeggiate. Parliamo del crank, di questa esca. È caratterizzata da un corpo molto tozzo e una paletta più o meno pronunciata. Ne esistono vari modelli che differiscono per forma, dimensioni, caratteristiche di nuoto e caratteristiche di affondamento. Principalmente il crank lo possiamo definire una reaction bait, ovvero quella tipologia di esche artificiali che instaura proprio nel predatore una reazione, quindi in teoria lo spinge ad attaccare all'aggressività, e molte volte notiamo proprio questo, che quando un pesce predatore aggredisce la nostra esca lo fa con molta veemenza, con molta potenza. Per questo è ideale utilizzare queste esche artificiali con canne che non siano troppo dure, troppo fast, troppo pronte, troppo reattive. Allo stesso modo anche i fili, sì, possiamo utilizzare i trecciati perché ci permettono anche di fare qualche lancio un po' più lungo, però in tante occasioni la pesca con il crank predilige l'utilizzo di buon nylon o magari fluorocarbon, perché al momento proprio dell'attacco dell'esca da parte del predatore si riesce ad ammortizzare maggiormente ed evitare le slamate, quindi una canna meno reattiva, più parabolica, è ideale per la pesca dei crank, così come anche l'utilizzo dei fili in lenza madre fluorocarbon o nylon in sostituzione ai trecciati.
Come dicevo in precedenza, la caratteristica forma del crank è un corpo molto tozzo e la paletta molto pronunciata. Questo, ecco, ci permette di entrare subito in pesca. La paletta così pronunciata ci permette anche di andare su diverse tipologie di fasce d'acqua. Più è ampia, più è inclinata la paletta, più la nostra esca entrerà prima in pesca ad una profondità maggiore. Invece esche meno palettate oppure con paletta meno inclinata sono ideali, ecco, per le fasce d'acqua più superficiali e per entrare meno lentamente in pesca. Tra i pro dell'utilizzo con i crank, è proprio quello di avere una buona tenuta della corrente, entrano subito in pesca. Ancora mi vengono in mente, molti crank sono dotati di sistema rattling interno e quindi sono capaci di emettere tante vibrazioni, tanti anche sonorità, grazie appunto a questo nuoto molto frenetico che permette al pesce di reagire con aggressività anche sulle basse velocità. Notiamo grandi vibrazioni che vengono trasmesse in canna e questo vuol dire che il crank sta lavorando nel modo corretto. Come contro però proprio la paletta ci penalizza sulle distanze di lancio, perché ecco, impedisce all'esca di avere una forma, una silhouette aerodinamica, per cui per l'utilizzo dei crank dovremmo, ecco, prendere un attimo confidenza meglio con la canna prima di andare a lanciare a ridosso delle strutture, a ridosso degli ostacoli, perché ecco, dal punto di vista della precisione perdiamo qualcosina rispetto ad altre esche meno palettate o non palettate. Ancora come contro mi verrebbe da dire, ecco, che il crank non è molto utilizzato perché è una delle esche che più facilmente noi perdiamo, sbagliamo il lancio oppure andiamo troppo in profondità, è un'esca che va subito sul fondo e molto facilmente possiamo, ecco, perdere la nostra esca proprio per questo motivo. Per evitare gli incagli, le perdite delle nostre esche, in molti casi, ecco, possiamo sostituire alle ancorette degli ami singoli. In questo modo potremo anche purtroppo perdere alcune volte delle abboccate, pescare con maggior confidenza osando qualcosina in più sul lancio. Parlando della battuta di pesca di oggi, io mi trovo sul kayak e di solito la gestisco così l'uscita all'interno dei fiumi. Andando a risalire, monto i crank a traina, mi faccio una leggera trainetta facendomi aiutare dal motore. A destra è una canna con un crank che scende un po' più verso il fondale, un crank che va tra i 2,5 metri, 3 metri d'acqua, mentre sull'altra canna, alla mia sinistra, monto solitamente un crank più piccolino che riesce a scandagliarmi, se così si può dire, quella fascia d'acqua che va tra il metro e il 1,5 metri. In questo modo con le due canne eviterò eventuali incagli e avrò una scandagliata maggiore per capire la presenza eventuale dei pesci, a quale fascia d'acqua rivolgere maggiormente la mia battuta. Invece la seconda fase dell'uscita la dedico maggiormente a fare uno spinning sotto costa. Praticamente mi lascio accompagnare dalla corrente, pesco in discesa e cerco di rasentare gli ostacoli sotto la sponda, come gli alberi, la vegetazione o le strutture, le palafitte dove sono ormeggiate
le barche, quelli sono tutti ottimi spot dove la spigola può, ecco, anche nascondersi e utilizzare questi spot come nascondiglio per tendere gli agguati. Molte volte capita che lanciando proprio a ridosso di questi ostacoli, non appena l'esca cade in acqua, appena entra in azione, subito si riceve l'attacco, e questa qua è una caratteristica che noi possiamo fare con le esche artificiali in genere, ma maggiormente con i crank, perché appena arrivati in acqua, grazie anche alla paletta e alla forma, entrano subito in pesca e il pesce li riconosce anche grazie alle tante vibrazioni che emettono durante la fase di nuoto. Pesce. Eccolo qui. Bel pesciolino. Una bella spigoletta. In merito invece all'azione di recupero che noi facciamo con il crank, è solitamente un recupero lento, lineare, magari con delle pause, a volte delle piccole pause, ma nel 90% dei casi il crank va recuperato linearmente, sempre col filo in tensione. Dobbiamo tenere sempre il contatto con il nostro artificiale, questa è la cosa principale. Recupero lento, lineare, tanto se il crank nuota bene lo sentiamo in canna, con gli stop, ripartenza. In tanti casi abbiamo la mangiata durante l'azione di nuoto, ma in altrettanti casi possiamo avvertire il pesce non appena il nostro artificiale tocca l'acqua. Appena tocca in acqua, 2 giri di mulinello, pesce in canna. Amici di Planet Spin, siamo giunti alle fasi conclusive di questa nostra battuta di pesca. Abbiamo fatto anche una pesca esplorativa con il crank, una pesca alternativa, e siamo riusciti a fare qualche cattura, non grossi pezzi, ma ci siamo divertiti. In molte occasioni purtroppo la telecamera non è riuscita a registrare, perché abbiamo fatto centinaia e centinaia di lanci, e ovviamente quando attacca il pesce, quando la telecamera non registrava. Tutto sommato ci siamo divertiti, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, e da Luigi è tutto, vi saluto, al prossimo video, ciao ragazzi!